Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric. Noterete che non faccio una distinzione sul numero della versione del software perché in realtà il concetto di cui vi voglio parlare è un concetto abbastanza importante in Creo Parametric ed è il concetto di sessione, che è un concetto che è sempre stato presente in Creo Parametric dalla sua nascita fino ad oggi, quindi anche nelle vecchissime versioni che si chiamavano Pro Engineer 2001, Pro Engineer Wildfire, Wildfire 2, Wildfire 3 e così via. Prima di affrontare però nel dettaglio l'argomento, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Allora, che cos'è la sessione? La sessione è una parte della memoria RAM del nostro PC, del nostro computer, del nostro portatile o del nostro device che viene utilizzata, Creo Parametric, per memorizzare tutti i file che apriamo con questo software, quindi dall'inizio alla fine. Quindi qualsiasi file noi apriremo con Creo Parametric verrà mantenuto in sessione. Questo fa anche sì che questa sessione può essere un'area da cui possiamo recuperare file che non abbiamo salvato, quindi vogliamo recuperarli. Ad esempio, se io faccio una parte che chiamo test sessione e vado a creare un piccolo modello andando a fare ad esempio due banalissime estrusioni, di cui una cilindrica e poi una successiva estrusione magari rettangolare, giusto per distinguere questo modello da altri. Ok, e se per qualche motivo chiudiamo il file prima di salvarlo e quindi ci dimentichiamo di salvarlo e lo andiamo a chiudere con la X senza però chiudere Creo Parametric, noi questo file in realtà non lo abbiamo perso ma possiamo recuperarlo. Come facciamo a recuperarlo? Molto semplice, basta andare su File, Apri e non andare nella directory di lavoro, che in questo caso ci mostra altri file che poi userò successivamente per altri esempi, ma bisogna andare sotto le cartelle comuni e scegliere in sessione. Qui andremo a trovare tutti i file che sono presenti in sessione e come vedete troviamo anche l'ultimo file che ho creato ma che non ho salvato, quindi non è stato salvato nella mia directory di lavoro o in qualsiasi altra cartella e quindi lo posso recuperare. E infatti basta fare apri e lo andiamo a recuperare e poi ovviamente è bene salvarlo. Come vi dicevo, la sessione si pulisce nel momento in cui chiudo Creo Parametric, ma si può anche pulire preventivamente prima di chiudere Creo Parametric, magari per evitare poi successivi conflitti con altri file omonimi a quelli presenti in sessione, quindi a quelli che ho aperto fino a quel momento. Come faccio a pulire la sessione? Molto semplicemente, adesso chiudo questo file, non l'ho ancora salvato e nella scheda Home che abbiamo quando siamo appunto nella prima finestra di Creo Parametric, abbiamo il comando cancella non visualizzati, che è questo. Lo stesso comando lo troviamo anche sotto File, gestisci sessione, cancella non visualizzati. Basta cliccare questo comando, che appunto lui ci chiede una conferma se vogliamo cancellare tutti i file che sono in sessione, in questo caso ho soltanto questo, e quindi vuole sapere se vogliamo cancellarli oppure no, basta dargli un ok e quindi la sessione viene cancellata. Vi faccio vedere che se adesso vado a fare apri file e vado a cercare in sessione cosa c'è, non trovo assolutamente nulla, quindi quel file io sostanzialmente l'ho perso anche perché non l'ho salvato. In sessione vengono caricati anche tutti i file che servono a generare un file che io chiamo contenitore, come può essere il file d'assieme o il file di disegno. Perché contenitore? Perché sia il file d'assieme sia il file di disegno hanno bisogno di altri file per potersi generare. Quindi il disegno ha bisogno del suo modello, l'assieme ha bisogno dei suoi componenti, che possono essere delle parti ma anche dei sottoassiemi. Quindi se noi andiamo ad aprire un assieme, in questo caso utilizzo
il classico esempio che abbiamo già visto in qualche lezione sugli assiemi, appunto sull'assemblaggio. Se io vado ad aprire questo assieme qui, l'assieme cubo, e lo apro, poi per curiosità vado a vedere quello che c'è in sessione, quindi faccio apri file in sessione, guarda caso in sessione mi troverò anche tutti gli altri file che compongono quell'assieme, quindi tutti i componenti di quell'assieme. Questo perché ovviamente affinché quell'assieme si possa aprire, Creo è costretto a caricare in memoria tutti i suoi componenti. E questo vale ovviamente anche per i disegni o tutti i file appunto che contengono dei collegamenti ad altri file, e quindi questo è un aspetto abbastanza importante. Poi ad esempio se di questo assieme lo posso fare anche dalla sessione, ad esempio vado ad aprire un suo componente, ma in realtà lo posso fare, facciamo che lo apriamo anche direttamente da qui, e quindi vado ad aprire questo componente in un'altra finestra, poi ritorno sulla finestra dell'assieme e lo chiudo. Dopodiché decido di provare quantomeno una modifica a questo oggetto, ad esempio cancello questa feature di estrusione quadrata che troviamo al suo interno e vado ad aprire adesso di nuovo l'assieme. Lui andrà a cercare dalla sessione tutti i componenti che gli servono per generarsi e troverà in sessione già questo cilindro modificato, che tra l'altro adesso viene mostrato anche nella miniatura modificato, ma nella realtà non è così. Quindi se io adesso apro questo assieme troverò che lui avrà caricato il cilindro che si è trovato in sessione, proprio perché la sessione è il primo punto da cui Creo recupera i file che gli servono a generare dei file contenitori, quindi come l'assieme o la messa in tavola, e quindi è il primo punto dove lui va a recuperare queste informazioni. Altro aspetto importante, adesso chiudo questi file, pulisco la sessione utilizzando cancella non visualizzati, vado a creare un file con lo stesso nome di quello che avevo fatto inizialmente, quindi test sessione, gli faccio le due solite estrusioni che abbiamo visto anche prima, quindi un'estrusione cilindrica, adesso le dimensioni non ci interessano, lo faccio anche il più rapidamente possibile, un'estrusione anche rettangolare, in questo caso lo faccio un pochino più basso, ok, continuo a non salvare ma chiudo il file, quindi in sessione appunto ci troveremo questo file qui, test sessione. Se vado ad aprire un file che ha lo stesso nome ma si trova in un'altra posizione, ad esempio lo troviamo qui dentro, anche se la miniatura ci inganna, sappiate che questo file ha una geometria diversa, poi ve la mostrerò. Se io vado ad aprire questo file che ha lo stesso nome ma si trova in un'altra posizione, Creo ci chiede di dargli un nome diverso, perché in sessione non ci possono essere più file con lo stesso nome. Quindi adesso accetto il nome che mi sta proponendo lui, anzi no, lo chiamiamo test sessione omonimo, gli dico apri e noterete appunto che questo file in realtà ha una geometria completamente diversa, l'avevo preparato precedentemente. E quindi questo è un aspetto che dobbiamo considerare. Quindi la sessione può essere comodo pulirla spesso, e per fare ciò è bene utilizzare appunto il comando cancella non visualizzati, che troviamo anche sotto gestisci sessione cancella non visualizzati,
E proprio perché in genere, se si conosce la funzionalità della sessione, la si può utilizzare anche a proprio vantaggio, è bene che questo comando sia, secondo me, sempre disponibile nella barra di accesso rapido. Quindi vi consiglio vivamente di personalizzarvi un minimo l'interfaccia utente andando sotto file, opzioni, ancora opzioni, barra di accesso rapido. Andiamo a cercare da qui il comando cancella non visualizzati, basta scrivere una prima parte della prima parola, eccolo qui, lo mettiamo a destra con la freccettina, direi di inserirlo magari dopo il comando di gestione delle finestre, ma ovviamente potete metterlo dove preferite. Ok, a questo punto se vado a fare una nuova parte mi troverò il comando cancella non visualizzati anche disponibile immediatamente qui nella barra di accesso rapido. Direi che vi ho detto tutto e quindi chiudiamo il video e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao e un abbraccio a tutti.